Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proviamo un'altra CNC laser. Ho visto che l'hanno provata un sacco di youtuber, tanti che non avevano mai provato una CNC laser prima d'ora. Vi ricordo che ho una playlist dedicata alle CNC laser inglobata insieme al discorso della stampa 3D. Ne ho già provate diverse, ma oggi provo questa e ho deciso di portarla sul canale perché ha delle caratteristiche interessanti. Alcune la contraddistinguono dalla maggior parte delle altre CNC, alcune sono caratteristiche comuni. Dunque, innanzitutto parliamo di una CNC laser. Che cosa fa? Io le divido sempre in due famiglie, quelle per incidere e quelle per tagliare. Questa è una CNC laser per incidere, quindi un laser poco potente da 5.5 watt che però ha una precisione di 0.01 mm, quindi proprio dedicata all'incisione. Legno, plastica, cuoio, metallo, alluminio, tutto quello che vi pare, ma per incidere, quindi per stampare, per disegnare sui materiali. Ha un'area di lavoro da 45x40, quindi nella media. A livello diciamo meccanico di funzionamento ha una scheda 32 bit, ha gli switch fine corsa, quindi sa sempre esattamente come portare il laser in posizione 0, ha un sistema antifiamma, quindi rileva se ci sono degli incendi mentre viene effettuata la lavorazione, sensibilità che tra l'altro è regolabile con un trimmer posto sulla scheda. Moltissimi parametri soliti che troviamo sulle CNC, arriva fino a una velocità di 10.000 mm al minuto. Queste le caratteristiche principali tecniche, quelle che me l'hanno fatta diciamo preferire ad altre per determinate condizioni di lavoro sono soprattutto le modalità di funzionamento, perché oltre a funzionare collegata direttamente al computer tramite cavo USB, tra l'altro in tutto il video non vi farò mai vedere come abbiamo lavorato col cavo USB perché funziona esattamente come tutte le altre CNC. Scarichiamo i driver, laser GRBL la vede, abbiamo poi la possibilità di customizzare i comandi e lei va connessa come le altre. Ma il bello di questa è che ha lo slot per la micro SD, che è stato molto comodo, perché sennò ogni volta dovevo andare in giro col portatile. Perché usarla vicino al computer principale in un ambiente chiuso non è mai consigliabile, e su questo punto ci torniamo. Ha la possibilità di essere gestita anche in wifi, quindi da remoto possiamo comandarla e anche caricare dei file tramite la rete interna di casa. E un'altra caratteristica importante, che torniamo al discorso di usarla fuori o meno, in un locale aerato o meno, è il fatto che ha un aspiratore per i fumi. Attenzione, non è un aspiratore super professionale che risolve tutti i problemi, però porta già via il fumo. Sono riuscito ad usarla qua al chiuso, dove le altre facevano una nube tipo incendio. L'odore diciamo di legno bruciato, plastica, cuoio eccetera rimane, però porta via il grosso, porta via tutto il fumo. Monta un filtrino diciamo passivo, tipo quelli delle cappe da cucina. Esiste poi come accessorio anche un altro tipo di aspiratore che vendono sul sito con un filtraggio un po' più accurato, però vi dico che già questa fa il suo. Ora basta spoilerare tutto, prima la spacchettiamo, poi vi faccio vedere tutta la procedura del montaggio accuratamente e faremo poi un po' di prove. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Ok, spacchettamento, vediamo cosa c'è nella confezione. Lista materiale in cinese, manuale utente in inglese. Abbiamo un QR code da inquadrare per guardare il video dell'installazione, ma la faremo insieme, verosimilmente sarà simile ad altri prodotti. Quindi occhiali con lente verde, protezione laterale in doppia plastica, movimento con vite regolabile e bacchette regolabili in lunghezza. Campioni di legno, pennarello, fascette, pennello. Abbiamo un lettore di memory card micro SD con una micro SD da 4 GB. Poi abbiamo il pennarello, campioni di legno, fascette, abbiamo detto. Ah, questo è un portachiavi che possiamo provare a incidere. Qui abbiamo due staffette e un raccordo in stampa 3D. Verosimilmente credo che sia per aspirare i fumi, ma vedremo meglio. Cavi di collegamento, cinghie quindi da montare e cavo USB per il PC. Tutte le viti vediamo se sono identificate da numeri, sì. Carro armato, quindi avremo un sistema di trasporto e sistemazione cavi. Un pezzo di corrugato di guaina flessibile in plastica rigida. Un altro pezzo ma più piccolo. Staffe, verniciate a polvere nero opaco, molto robuste. Staffe uguali, con filetti non verniciati. Due profili
in estruso di sezione quadrata anodizzati neri, 1, 2, 3 e 4. L'unico profilo con la scala graduata è questo. Un coperchio di canalina in nostro laser DB5500S, elettronica superiore, ventola di raffreddamento, vetrino di protezione non rimovibile, staffa per l'alloggiamento sul suo portalaser. Poi abbiamo un secondo piano con un sacco di altra roba. 2 rulli su cuscinetti, questa è una cosa nuova, non li abbiamo mai trovati in un laser CNC, vedremo a cosa servono. Una staffa e un'altra staffa sempre con dei cuscinetti montati. Un filtro, perché questo sarà l'aspiratore dei fumi. Vedete, qui c'è il raccordo per la tubazione dei fumi, una parte in stampa 3D, una parte in ferro, con una ventola 12 volt posteriore. C'è già un filtro montato dentro, vedete, e ne danno uno di ricambio. La scheda di controllo con le connessioni, questo che non è un fungo ma una segnalazione di allarme, vedremo meglio com'è, ingresso per l'alimentazione, display, interruttore d'accensione, porta USB e lettore micro SD. Qui troviamo altre staffe che in realtà sono i piedini con questo appoggio in plastica dura già preformato, un motore, alimentatore con spina italiana, 12 volt 4 ampere jack tradizionale, e qui abbiamo la parte diciamo preassemblata più grossa. Vedete che ci sono già i cavi, il supporto per il laser, la tiriamo fuori con molta cura, quindi il movimento centrale del laser con già il supporto montato, le cinghie tirate e regolate, questi andranno sui carrelli posteriori, ci saranno le cinghie per i 2 movimenti, un motore già montato per la trazione sulle cinghie e l'altro motore già montato con la cinghia in trazione per il movimento del laser. Ok, un sacco di roba, procediamo col montaggio e partiamo dall'installazione della parte principale del telaio. Iniziamo cercando il sacchettino con queste viti M5 lunghe 25, ce ne servono 4, con la rispettiva chiave a brugola. Profilo con i numeri da una parte, altro profilo lungo dall'altra e le 2 traverse. Vedete che sui profili lunghi abbiamo il posto per far entrare la vite e far rimanere la testa a filo. Superficie piana e iniziamo a assemblare queste 4 parti. Fissata e inquadrata la struttura principale, passiamo subito all'inserimento del gruppo centrale. Quindi tenete come riferimento le scritte a destra e i cavi a destra, semplicemente il profilo deve entrare dentro queste ruote di gomma. In questo modo. Se il movimento non è regolare e avvertite un gioco particolare, tramite la chiave fissa in dotazione potete andare ad agire su questi dadi per stringere eventualmente la presa sul profilo, ma come nel mio caso, se non c'è gioco, va bene così com'è. Ora dobbiamo montare i 4 piedini usando il sacchetto numero 20, queste viti M5x8. Poi serviranno queste 4, diciamo, piastrine filettate che abbiamo trovato prima. Le inseriamo prima di montare i piedi nei profili, in questo modo, perché serviranno dopo. 2 da sopra e 2 da sotto. Insieme alle viti corte per fissare i piedini servono questi dadi, diciamo, sempre M5 come le viti, che serviranno per essere inseriti nella struttura e creare questo tipo di ancoraggio meccanico per fissare i piedi. Dovete praticamente prendere i 4 piedini, infilare la vite da fuori sul foro più esterno e imboccare dentro questo inserto filettato. Lo fate sui 2 angoli per tutti e 4 i piedini. È molto semplice il montaggio perché automaticamente mettendoli in posizione orizzontale per entrare nel profilo, quando andrete ad avvitare le viti, loro si gireranno bloccandosi nel profilo e consentendo il serraggio meccanico. Quindi in questo modo li mettete dritti, li infilate prima da una parte e poi dall'altra dell'angolo, appoggiate facendo una pressione verso il basso, iniziate a tirarli, loro automaticamente si spostano nella posizione corretta, consentendo di essere tirati per essere fissati alla struttura in modo corretto. Ora è il momento di montare le cinghie che, andando a prendere su questi 2 ingranaggi comandati dal motore laterale, consentono il movimento su quest'asse. Nel sacchetto troverete una cinghia chiusa piccola e un pezzo molto lungo.
Il pezzo molto lungo dovete dividerlo a metà, quindi unite insieme le due estremità, tirate fino in fondo e tagliate in questo punto. Cinghia che deve fare questo movimento, deve passare sotto la prima ruota, poi con l'aiuto di un cacciavite mandate la cinghia sopra l'ingranaggio, in questo modo. Successivamente deve di nuovo ripassare sotto l'altra ruota, quindi magari gli date una leggera piegata per fare una curva, sempre con un cacciavite o con una pinzetta, cercate di spingerla dall'altra parte per poi tirarla fuori. Questo è il corretto posizionamento della cinghia. A questo punto dobbiamo riprendere di nuovo le viti corte che abbiamo usato prima e dobbiamo andare a sfruttare questi inserti filettati quadrati che avevamo lasciato prima nel profilo. Dobbiamo fare in questo modo, dobbiamo far passare la cinghia sotto, farla sbucare dall'altra parte, lasciarne una piccola quantità, anche solo 1 centimetro, che esce dal telaio, imboccare la vite nell'inserto, portarlo in fondo e serrarlo. In questo modo assicuriamo il fissaggio della cinghia su un'estremità. La stessa cosa dobbiamo farla dall'altra parte, quindi l'importante è che siano in una tensione corretta che non faccia scappare la cinghia sull'ingranaggio, e le fate tutte e due allo stesso modo. Ora prendiamo il laser, questa staffetta che c'era insieme al convogliatore va avvitata qui con una vite molto piccola. Una di queste nere piccoline va avvitata su questo foro filettato che c'è sopra il laser. La mettete dritta, serrate senza esagerare. Poi qui dove c'è il supporto laser allentate il pomellino che c'è sotto, inserite il laser nella guida, lo fate scendere in una posizione qualsiasi, lo fisseremo poi dopo, tirate il pomellino e il laser è fermo. Poi prendiamo questa staffa, prendiamo gli inserti un po' più piccoli M4 con 2 viti M4 e facciamo la stessa preparazione che abbiamo fatto con i piedini. Lo inseriamo nel profilo da questa parte sul lato dove ci sono i cavi. Lo mettiamo in questa posizione tutto in fondo e lo fissiamo con una delle chiavi in dotazione leggermente più piccole. Poi prendiamo quest'altra staffetta che vedete ha un inserto filettato da 4. Questa andrà montata in questa posizione, nel punto più alto. Vedete che qua rimangono 2 fori, i 4 piedi sono uguali, ce li avete per forza questi fori, e lui si monta qui avvitando la vite da dietro e la serriamo tenendolo il più dritto possibile. Ora prendiamo il coperchio di canalina elettrica che aveva già dei fori, che in realtà non viene usato come canalina ma viene usato come supporto qui. Quindi dalla parte con i 2 fori usiamo la staffa con 2 filetti e dall'altra quella con un filetto. Sempre di quelle viti corte ne mettiamo solo una in questa posizione, poi apriamo la busta con i cavetti, prendiamo questo cavo che ha un connettore bianco maschio e un connettore nero femmina, lo dobbiamo appoggiare qui. Questa fessura serve a far stare il cavo dentro, vedete deve sparire sotto il bordo. Prendiamo il carro armato che andrà avvitato nei 2 fori filettati, cercando di far rimanere quei 3 fili nel bordo là dietro. A questo punto fissiamo anche il carro armato, ma questa volta prendiamo 2 viti da 4 con la testa svasata. Ora prendiamo il tubo piccolo nero, il cavo bianco con il punto di massa lo dobbiamo infilare dentro fino a farlo fuoriuscire, va collegato sul laser e la stessa vite che abbiamo usato prima per fissare questa staffetta dobbiamo allentarla un attimo per infilare dentro questa forchettina del punto di massa. Poi serriamo di nuovo il tutto senza esagerare. Tutti questi altri cavi vanno passati dentro il carro armato. Ora il carro armato è molto comodo perché si può aprire, quindi possiamo aprire tutti questi sportellini qua. Tutti questi cavi vanno passati all'interno del carro armato, li facciamo uscire di quel tanto che basta. Calcolate che poi la scheda andrà messa qui, quindi i connettori devono semplicemente arrivare alla scheda. Iniziamo a chiudere il carro armato. Arrivati a questo punto lo facciamo ruotare e continuiamo a chiuderlo con sempre i cavi all'interno. I cavi dovevano passare attraverso questo buco prima, mi sono dimenticato, ma per fortuna il carro armato si può smontare. Fate passare i cavi e lo rimontate in questo modo. Dopodiché prendiamo 2 viti corte e dobbiamo fissare semplicemente il carro armato su questa staffa dove abbiamo i 2 fori. Ora dobbiamo installare la centrale sempre con lo stesso sistema, quindi 4 di questi inserti filettati, 4 viti corte. Dapprima imbocchiamo 2 viti e 2 inserti
in questi supporti laterali, uno di qua e uno di qua, inserendoli quindi piatti nel profilo e tirandoli, loro di conseguenza si metteranno nella posizione di serraggio meccanico. La scheda la mandiamo tutta a sinistra, tiriamo le due viti senza esagerare. Queste due viti superiori invece mettiamo l'inserto nel profilo, lo spingiamo con la chiave fino a intravedere il filetto attraverso il foro e mettiamo altre due viti. Colleghiamo ora tutti i connettori che abbiamo, che sono semplicemente quello grosso che va in questa posizione, questo da 4 che va in questa posizione e il cavetto con i 3 fili che abbiamo fatto passare da solo che va in questa posizione. Ok, ora è il momento di montare il filtro di aspirazione. Due viti corte, due inserti, imbocchiamo le viti, imbocchiamo l'inserto da una parte e dall'altra. Lavoriamo sulla parte posteriore del laser, va montato in questa zona fin dove arriva il cavo, sempre quei famosi 3 fili che abbiamo fatto passare in canaline. Inseriamo gli inserti nel telaio, iniziamo a tirarli, loro vanno in posizione, stessa cosa dall'altra parte. Per cambiare poi il filtro, questa scatola, questo box metallico ha delle viti laterali, basta svitare quelle per tirare via tutto il gruppo e cambiare il filtro. Poi prendiamo il convogliatore per l'aria, va montato qui dietro il laser, in questa posizione qua, con due viti molto piccole. Notate che qua sotto hanno già messo questa spugna per far aderire correttamente il bordo dell'aspiratore. Ok, non esagerate a ritirare perché è una stampa 3D, lui deve solo stare lì. Fatto questo, prendiamo il tubo grosso che va fatto passare attraverso questo anello, imboccato nella plastica del convogliatore e in seguito imboccato nel filtro. Questo è il sistema di aspirazione, un po' diciamo artigianale e rudimentale, ma vediamo se funziona. Ora prendiamo le fascette in dotazione e fissiamo il cavo qua che va al motore dell'aspirazione tramite la staffetta con i fori già diciamo creati per la fascetta. Poi dobbiamo fissare la tubazione del cavo del laser con due fascette su quella staffetta che abbiamo messo qua sopra e lo stesso tubo anche da questa parte. CNC laser che arrivati a questo punto è terminata, montata, elettronica montata, tutti i cablaggi, il tubo che porta in realtà il filo al laser e il tubo posteriore che aspira l'aria per portarla al filtro aspiratore. Ora passiamo al montaggio del roller. Ci serviranno questi semplici pezzi. Partiamo da questo col cuscinetto motore che si monterà su questi 4 fori con il connettore da questa parte, utilizzando 4 viti piccole M3. Fissiamo il motore, prendiamo le viti diciamo quelle un po' più ciccione e dobbiamo fare questo lavoro, montare tutta la struttura usando questa traversa e sfruttando questi due fori per le viti, in questo modo tenendo il motore all'interno, mettendoci su superficie piana per poi proseguire con i serraggi. Arrivati a questo punto dobbiamo prendere i due alberini, imboccare le viti su queste staffe da una parte e dall'altra su entrambi gli alberini che andranno messi in questo modo facendo entrare le viti in queste asole. Teniamo un alberino, diciamo il posteriore, tutto in là contro il motore, mentre l'altro roller va posizionato diciamo in funzione della dimensione dell'oggetto con forma cilindrica da lavorare, perché potrebbe servire qua, qua, qua. Abbiamo diverse posizioni, ne scegliamo una, funzionerà in questo modo, l'oggetto ruoterà qua sfruttando questi due alberi appoggiati su cuscinetti che si muoveranno a loro volta comandati dal motore che ovviamente deve dare una trazione ai due alberi. Gli alberi che si muovono grazie al motore, questo cuscinetto non è altro che un tendicinghia, quindi andrà messo nella posizione corretta in base alla posizione dove verrà messo un rullo o entrambi i rulli per tenere in tensione la cinghia. Basta dargli una tirata leggera, lui sta lì e quando gira il motore gireranno anche i due rulli. Ovviamente dovremo collegare il cavo del motore e vedremo poi dopo dove collegarlo e come utilizzarlo. Ok, adesso alimentiamo la CNC, la accendiamo.
lei fa il boot e ci troviamo su questo display. Adesso lo analizziamo meglio perché la prima cosa da fare è regolare che questi due assi siano esattamente paralleli. Bisogna mollare il grano che tiene tirato questo ingranaggio all'alberino, quello di destra. Bisogna spostarti sul controller, sul display che è touch, menu move, tasto home. Vedete che lei arriva alla home, si ferma perché ci sono i micro switch fine corsa. Poi in pratica cosa bisogna fare? Qui abbiamo la scala per muoversi di 10 mm, 1 mm o 0,1 mm. Questa staffa che avanzava in realtà non avanza ma serve per fare la regolazione. Quindi selezioniamo 10 mm, muoviamo in su finché questa staffa non entra tra il laser e il profilo, ci spostiamo a 0,1 mm, avvicinarci fin quando la staffetta non rimane pizzicata, magari facciamo anche 1 millimetro. Ok, adesso non entra, ci spostiamo in fuori, la staffa entra ma deve entrare ancora un po'. Ok, vedete che la staffa sta incastrata, questa è la posizione corretta. Ora dobbiamo spostare il laser dall'altra parte, togliamo la staffetta, rimettiamo scala 10 mm, lo facciamo andare tutto dall'altra parte. Cosa dobbiamo fare? La staffetta deve entrare qua, ma non deve avere gioco, vedete che in questo modo non siamo perfettamente paralleli. Quindi in pratica bisogna spingere il laser contro la staffa perché abbiamo lasciato l'ingranaggio diciamo allentato e poi serrarlo per mettere il tutto in modo parallelo. Quindi adesso la staffetta sta, ci spostiamo dall'altra parte e sta anche di qua. Ora è perfettamente tutto parallelo. Su questo link di drive che metterò in descrizione avete un po' di file che vengono dati dal produttore. Abbiamo i driver, i test file, quindi dei loghi di esempio, e abbiamo il software. Abbiamo la possibilità di lavorare con Laser GRBL che è gratuito o Lightburn. Usiamo come sempre Laser GRBL. Troviamo il file di installazione da scaricare. Poi troviamo anche questo custom button che è da scaricare. Ok, iniziamo ad installare Laser GRBL che una volta avviato si mostra con l'interfaccia diciamo standard universale. Noi abbiamo la possibilità di personalizzare i pulsanti per la nostra CNC, posizionarsi qua dove ci sono i comandi col tasto destro, scegliere importa pulsanti e andare a prendere il file che abbiamo appena scaricato, custom button. I pulsanti correnti li eliminiamo, diamo sì e diamo sì a tutti quanti i nuovi pulsanti. Perfetto, abbiamo dei nuovi pulsanti. Ok, una volta fatto questo possiamo iniziare a preparare un lavoro. Quindi andiamo su File come al solito, andiamo a cercare il file che ci interessa. In questo caso andiamo a fare una stampa del mio logo, quindi lasciamo tranquillamente i valori di linea per linea, alziamo magari la qualità e possiamo mettere 10.000 linee al millimetro. Come parametri per un'incisione diciamo che va bene una velocità di 1500 e una potenza del 30%. Come dimensioni facciamo magari un 7 cm. Premiamo crea. Perfetto, qui abbiamo creato il nostro progetto. Ora la comodità è proprio il fatto che non dobbiamo avere per forza il computer connesso, quindi possiamo fare un salva esportazione veloce e lo salviamo sul nostro desktop. Logo massidattoli quadrato G-code file e lo salviamo. Questo file però non è pronto per essere inviato alla CNC. Bisogna fare un'altra procedura. Quindi dobbiamo tornare sul link di Drive dove abbiamo trovato tutti i file e scaricare questo tool che si chiama MKS Laser Tool. Dopo averlo scaricato dirà che il file potrebbe essere pericoloso, scaricate comunque. Anche se è tutto in cinese andate avanti, finito. Quindi file installato, aprite questo collegamento che vi ritroverete sul desktop e dovete cliccare sul tasto MKS NC Tool. Qui da questa finestra dove ci sono i tre puntini dobbiamo andare a cercare il nostro file che abbiamo salvato sul desktop, questo qui logo massidattoli quadrato, lo apriamo e clicchiamo il tasto qui in cinese che sarebbe il tasto di conversione. Il nuovo tasto blu che comprare sarebbe un tasto salva e andiamo a ricercare il nostro file, quindi lo sovrascriviamo. Ok, in questo momento il file è pronto per essere inviato alla CNC. Inseriamo il lettore con la micro SD che abbiamo trovato in dotazione, dove vedete abbiamo già dei file di esempio tra l'altro, e trasciniamo dentro il nostro file appena creato. Ci spostiamo sulla CNC. Ok, proviamo a fare la prima lavorazione. Accendiamo la CNC. Dopo l'inizializzazione lei si avvia e possiamo fare la prima impostazione. Quindi sul display qua abbiamo il tasto Move, premiamo Home
la CNC va allo 0. Ora prendiamo il materiale da lavorare, lo posizioniamo qua sotto e questa fessura che c'era qui serve per ospitare questo distanziale che abbiamo usato per fare il parallelismo degli assi, ma in realtà serve anche per regolare l'altezza. Bisogna metterlo sotto al laser, liberarlo, farlo andare in appoggio e chiuderlo. Questa è la regolazione della distanza. Lo rimettiamo al suo posto, inseriamo la micro SD nel lettore laterale. Perfetto, torniamo indietro sul menu, selezioniamo il tasto Engraving, ci sono tutti i vari file che legge nella memoria, tra cui massi dattoli quadrato. Ci chiede se lavorare in Auto Mode o Manual Mode. Premiamo in questo caso Auto Mode, va alla posizione Home, abbiamo un tasto qua che si chiama Frame, lui fa, diciamo, il posizionamento e ci fa vedere l'ingombro della lavorazione. Dice di mettere il pezzo nello starting position, potrebbe essere questo. Ritracciamo il frame e vediamo se siamo perfettamente dentro, e lo siamo tranquillamente, perché chiaramente il centro del laser è al centro del quadrato che vediamo dall'alto. Così siamo a posto. Next step per partire col lavoro, dice quanti passaggi dobbiamo fare, lasciamo uno e premiamo Start. In questo momento parte anche l'aspiratore, io la sto facendo lavorare al chiuso proprio per testare la funzionalità, e devo dire che in questo momento sta bruciacchiando il legno perché sta iniziando l'incisione. Ho il mio faccione proprio qui sopra alla CNC e non sta arrivando nessun fumo. Inizio a sentire un leggero odore di legno bruciato, questo sì, ma non arriva un fumo, diciamo, importante. Però chiaramente anche con l'aspiratore, che ha i suoi limiti, è consigliabile l'utilizzo in un ambiente areato. Facciamola finire e vediamo la qualità di incisione. Avendo il vetrino montato lateralmente che prende fino quasi alla superficie di lavorazione, è molto importante notare che possiamo sempre guardare il lavoro senza pregiudicare la sicurezza degli occhi, perché di fatto il laser non è mai alla vista dell'occhio nudo. Qui abbiamo lo stato della lavorazione, la posizione del laser, l'avanzamento all'85%, qui abbiamo la velocità, la potenza di aspirazione che è regolabile, possiamo anche alzarla. Sentite che aspira molto di più ma diventa molto rumorosa. Possiamo in qualsiasi momento arrestare o mettere in pausa la lavorazione. Ok, stampa terminata. Quando termina torna in posizione home, emette un segnale sonoro e qui a display ci dice che l'incisione è stata terminata correttamente. Qualità ottima, il legno è leggermente curvato, non è perfettamente piano, infatti vedete che sulla parte destra è venuto un po' più bruciacchiato, però l'incisione è veramente notevole, definizione molto buona. Facciamo qualche altro test. Dunque, la scelta della partenza invece in modalità manuale serve a questo. Se scegliamo Manual Mode, qui c'è un tasto rosso perché noi possiamo muovere il laser con i pulsanti a display, ma lui rimane frenato. Se disabilitiamo il controllo, lui viene liberato e possiamo posizionarlo dove ci viene più comodo per fare lavorazioni diverse, per mettere pezzi che magari non riusciamo a incastrare nella home. Riblocchiamo i motori, andiamo avanti, disegniamo il frame, centriamo un po' meglio il pezzo, ridisegniamo il frame. Quindi abbiamo fatto una partenza diversa perché posizioniamo in manuale la parte da lavorare in un'altra zona della CNC che non è necessariamente la posizione 0 di home. In pratica la modalità automatica serve quando riuscite a portare l'oggetto alla posizione 0 nell'angolo della home perché fa tutto da sola. Se avete un oggetto più voluminoso, magari dovete mettere dei pesi per tenerlo fermo e dovete lavorare al centro della CNC, conviene lavorare in manuale, così vi fate lo 0 dove siete più comodi. Facciamo partire anche questa lavorazione.
Ho fatto le classiche prove su del legno, facciamo la prova che di solito faccio sulla cintura di cuoio. Ok, solita prova della cintura in cuoio realizzata senza problemi. Ora proviamo a fare il portachiavi. Quindi abbiamo provato il cuoio, il portachiavi è venuto benissimo, abbiamo inciso il mio logo con una velocità di 1500, una potenza di 300 e una qualità di 10.000, ma ho provato a fare anche delle foto, quindi grafica un po' più di qualità. È chiaro che giocando con i valori cambia molto il risultato, perché ho invertito i valori e ho sbagliato a scriverli con la penna. Questa è una foto fatta a velocità 2000, potenza 200 e qualità 7000. Questa è una foto fatta a velocità 1500, potenza 250, qualità 7000, ma la stessa foto, se la stampiamo a velocità 1500, potenza 300 e qualità 9000, vedete che cambia notevolmente. Chiaramente con questi giocattoli qua è tutta una questione, come dico sempre, di impratichirsi, passatemi il termine, trovare i valori giusti in base ai materiali che andate a lavorare, ma a livello di incisione possiamo fare praticamente tutto. Ok, stampare stampa, aspirare aspira, tutto bene, direi veramente bene, non è niente male. Adesso vediamo come funziona il roller per fare le tazze e lattine. È il primo che provo, quindi vediamo un po' cosa succede. Ok, cosa bisogna fare in questo caso? Bisogna procedere in questo modo. Prepariamo il nostro utility qua di lato, lavoriamo l'immagine che dobbiamo incidere, diamo tutte le impostazioni del caso, salviamo il file in modalità esportazione veloce e lo chiamiamo lattina coca e lo salviamo. Apriamo il nostro utility, cerchiamo il nostro file lattina coca, lo elaboriamo e lo salviamo sempre come lattina coca. Dopodiché torniamo indietro, mettiamo qui a portata di mano il nostro file lattina di coca, lo apriamo con l'editor di testo, blocco note, perché a noi interesserà questo valore. Dunque apriamo il roller mod, qui c'è una tabella da compilare dove qua dobbiamo mettere il diametro dell'oggetto, che nel mio caso è una lattina da 57 mm. Qui dobbiamo mettere il valore che viene generato qua, quindi 24.22. Qui bisogna mettere la distanza che c'è fra il centro degli alberini del roller, che nel mio caso è 60, il diametro del roller che è 10, la risoluzione dell'asse Y che possiamo mettere 80. Premiamo il bottone qui in cinese che sarebbe calcola e dobbiamo memorizzare questo valore 57.80 arrotondato a 57.81 perché dovremmo impostarlo nella CNC. Quindi apriamo la nostra chiavetta USB, il file che abbiamo aperto col blocco note lo possiamo chiudere e lattina coca lo trasportiamo nella chiavetta. Ora inseriamo la nostra micro SD come al solito, abbiamo sconnesso a CNC spenta il motore degli assi, abbiamo collegato il cavetto che va al motore del roller. Ho dovuto fare un'impalcatura perché chiaramente come altezza diventiamo più alti e non ci stiamo sotto il laser. E qui bisogna fare queste poche impostazioni, andare in settings, notate bene l'icona dell'incisore come è fatta adesso, andiamo in setting, roller mod, lo abilitiamo e qui dobbiamo impostare il valore che è uscito prima dal calcolatore, 157.81, diamo ok, viene salvato, abilitiamo roller mod come ho fatto prima e torniamo indietro. Vedete che adesso qui compare il disegnino del roller, perfetto, vuol dire che è tutto ok. Mettiamo il nostro oggetto da lavorare, impostando sempre la distanza corretta con il distanziatore. In modalità manuale andiamo a mettere l'oggetto al centro della CNC perché è meglio. Proviamo a tracciare il frame. Quando abbiamo trovato la posizione ideale facciamo partire la lavorazione. Ok, vediamo un po' cosa è venuto fuori. Questo è il mio logo Massi Dattoli al contrario, bisogna quindi specchiare la scritta prima di mandarla in lavorazione e ovviamente l'orientamento dell'incisione dipende dalla posizione in cui mettete il roller. Però il roller funziona, bisogna fare un po' di prove prima di trovare anche qua i valori ideali e quindi con questa CNC abbiamo questa funzionalità aggiuntiva. Ok, funziona, bisogna solo trovare la quadra con questi valori che bisogna impostare, dopodiché è una
cosa comoda. A me personalmente non serve, non ne ho assolutamente bisogno, però è una caratteristica in più ed è già in dotazione. Vi faccio ancora vedere velocemente come funziona la connessione Wi-Fi. Un'altra modalità molto comoda per usare la Flying Bear è andare nelle impostazioni Wi-Fi, connetterci alla propria rete Wi-Fi di casa. Nel momento in cui la CNC viene associata al nostro Wi-Fi, prende il suo indirizzo IP, va immesso così nel nostro browser web per pilotarla da qualsiasi computer connesso nella rete. Ora vi faccio vedere come. È sufficiente recarsi nel browser, digitare l'indirizzo 192.168.178.155. Questa è la versione web dell'ESP32 e abbiamo accesso a tutti i controlli. Abbiamo la possibilità di controllarla manualmente, portarla in home, determinare la posizione, andare a leggere tutti i file che sono, diciamo, anche nella memory card, ma abbiamo anche la possibilità di importare tramite il Wi-Fi dei file che sono invece ancora nel nostro computer. E siamo quindi arrivati a fine video. Abbiamo fatto un po' di prove, non mi sono voluto dilungare più di tanto. Un consiglio che vi do: andate a guardarvi tutte le altre recensioni, perché magari vedrete meglio come funziona il software, come vengono gestiti questi giocattoli, che poi giocattoli non sono, in USB, e così vi fate anche un po' le idee più chiare sui vari modelli che ho recensito e scegliendo quella che è più adatta alle vostre esigenze. Parliamo di questa Flying Bear, $325 sul loro sito nella versione che avete visto qui. Niente male, non è niente male. Cosa mi è piaciuto, cosa no? Alcune finiture, alcuni profilati, anche quello con la scala graduata non era stampato benissimo, la qualità dei pezzi stampati in 3D non era eccelsa, però fanno il loro dovere, il sistema di aggancio del tubo per aspirazione dell'aria è un po' così, sembra tutta un po' quasi allo stato embrionale, prototipale, invece è la versione definitiva. Comunque funziona, fa quello che deve fare, fa delle ottime incisioni, quello lo devo dire, e come vi avevo detto inizio video è dedicata solo per quello. Se volete fare dei tagli che magari sono del polistirolo eccetera, riuscite ancora a farli, però non è indicata, diciamo, per quell'utilizzo. Vi lascio in descrizione tutti i link del loro sito per acquistarla. Nel sito, alla pagina della descrizione del prodotto, troverete anche tutta la tabella con le impostazioni consigliate per le lavorazioni dei vari materiali. Come vi dico sempre, però, cercate di farvi un vostro database con i vostri materiali e le vostre impostazioni, perché non sono mai al 100%, diciamo, utilizzabili quelle che danno i costruttori. Troverete in descrizione anche il link per scaricare il software, l'utility e tutto quanto. Quel passaggio lì che bisogna fare per trasferire i dati su un micro SD, mi raccomando fatelo, altrimenti non funziona. Per il resto nell'utilizzo è abbastanza semplificata. Il touchscreen del display è molto comodo per i comandi e le impostazioni. Insomma, per $325 assolutamente ha un rapporto qualità-prezzo altissimo, perché ho provato CNC più care con più o meno le stesse caratteristiche, magari qualcosa in meno, magari qualcosa in più, però il prezzo di questa è a fuoco. Se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando, non costa niente, e se volete che continuo a procurarmi prodotti interessanti da testare, cliccate iscriviti. Io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta del giovedì sera. Ciao da Massi Dattoli.